A questo punto lo avrete capito, sono in viaggio, sto andando a Barcellona. Quello che forse non sapete è che ci sto andando per il Mobile World Congress, che è una gigantesca fiera di tecnologia che è sicuramente uno dei momenti più emozionanti dell'anno per chi fa il mio lavoro. Ieri sera, facendo lo zaino, ho notato che ci stavo mettendo dentro un bel po' di accessori MagSafe e ho deciso che voglio farveli un po' vedere questi accessori perché secondo me cambieranno un po' l'esperienza in fiera rispetto agli altri anni e in generale questo mio viaggio. Uno lo sto utilizzando anche in questo momento, forse potete intuire di che cosa si tratta in base alla ripresa, però non voglio fare spoiler, aspettiamo che arrivi a Barcellona e poi vi racconto tutto. Sono finalmente arrivato a Barcellona, finalmente in albergo. In realtà a Barcellona ci sono già da un paio d'ore, infatti adesso è praticamente notte, però ci sono stati un po' di impegni prima, ma non è rilevante. E adesso che sono finalmente in albergo posso parlarvi del primo di questi accessori MagSafe che ho portato qui con me a Barcellona, che è questo. Questo è un piccolo portatessere MagSafe che si aggancia in questo modo. Ho deciso di portare questo dispositivo perché ho voluto fare un esperimento. Sono venuto a Barcellona completamente senza portafogli. Un po' perché tanto non ho mai contanti con me e quindi chi se ne frega del portafogli, un po' perché volevo fare un esperimento per vedere se questo portatessere di ESR mi sarebbe bastato. Perché, ve lo dico subito, il più grande difetto di questo portatessere è che può contenere solo 3 tessere, quindi io avevo portato con me carta d'identità, ovviamente, patente e una carta prepagata. Ora, i limiti delle 3 tessere si sono palesati subito perché l'albergo mi ha dato la chiave della camera sotto forma di tessera, ovviamente, e quindi non ci stava, quindi ho deciso di lasciare in albergo la patente che tanto non mi servirà, però continuo a girare felicemente per Barcellona senza portafogli, solo con questo e il telefono. Quello che però a questo punto potreste chiedervi è perché ho deciso di mostrarvi proprio questo portatessere, visto che ce ne sono in giro altri molto più capienti. Ebbene, adesso ve lo faccio vedere. Allora, a una prima occhiata questo portatessere, che è di ESR, si chiama GeoWallet, può sembrare un portatessere come tanti di quelli che si aggancia con MagSafe all'iPhone e quindi vi permette di portare patente, tessere, carta d'identità, eccetera, dire sempre con voi con lo smartphone. Tra l'altro ha un aggancio particolarmente solido, veramente molto resistente. Però questo portatessere è abbastanza particolare rispetto ad altri modelli della concorrenza. Vi faccio vedere un po' di chicche. In primo luogo c'ha questa linguetta qui che vi permette di tenere lo smartphone così, che è sempre molto comodo, ma vabbè, questa diciamo è una sciocchezza. La seconda cosa che mi piace è che si apre in questo modo e quindi permette di utilizzarlo un po' come stand per guardare video YouTube, fare un po' quello che vi pare. Ovviamente lo potete utilizzare anche ruotandolo in questo modo, ma il motivo principale per cui ho scelto di utilizzare proprio questo portatessere, che sto utilizzando non solo qui a Barcellona, ma in realtà sto usando anche nella mia vita quotidiana, è un altro, ed è una funzione secondo me abbastanza unica che non ho mai visto su altri portafogli simili. Beh, forse avrete notato che qui ha dei pin per la ricarica, ma a che servirà ricaricare un portatessere, vi starete chiedendo? Ebbene, questo portatessere è particolare perché è compatibile con la rete Find My Dov'è di Apple. Dall'applicazione Dov'è di Apple potete infatti vedere la posizione del portatessere, potete farlo suonare nel caso in cui lo aveste perso in casa. Potete poi abilitare le notifiche che vi avvisano se vi state allontanando dal portatessere, quindi magari se ve lo state scordando da qualche parte, e poi ovviamente se lo perdete potete vedere dove si trova, potete chiedere le indicazioni, perché la rete Dov'è di Apple funziona in un modo molto intelligente, ossia aggiornando la posizione in background dell'oggetto che abbiamo segnalato come smarrito ogni qualvolta qualcuno con un iPhone ci passa vicino. Quindi sostanzialmente se io dovessi smarrire il mio portatessere da qualche parte, la posizione si aggiornerebbe in background sui server di Apple quando qualcuno con un iPhone ci passa vicino. Ecco, per me, che sono una persona un po' distratta e che in generale c'ha sempre il timore di scordarsi qualcosa in giro, avere questo genere di funzioni sul proprio portatessere e portafogli è veramente una figata, e per questo motivo ho scelto di utilizzare questo portatessere di ESR invece che altri più capienti. Nel caso vi interessasse questo portatessere, che non costa neanche tantissimo, se non ricordo male intorno a 35 euro, vi lascio nella descrizione qui sotto il link per l'acquisto di questo e di tutti gli altri accessori di cui parlerò in questo video.
Oggi è il primo giorno di fiera e non c'è momento migliore per introdurvi al secondo dispositivo di cui volevo parlarvi, che è un gimbal per smartphone che si sta rivelando fondamentale per fare delle riprese dignitose in questa bolgia infernale che è il Mobile World Congress. Non parlo di un gimbal qualsiasi, bensì di Insta360 Flow 2 Pro, che si sta rivelando di gran lunga il miglior gimbal che io abbia mai provato, specialmente accoppiato con un iPhone, e adesso ci arriviamo. Lo sto utilizzando in questo momento per le riprese che vedete qui, ma adesso ve lo faccio vedere da un altro dispositivo. Eccolo qui, guardate che bello, guardate quanto è difficile fare questa ripresa in questo modo. Quindi facciamo che mi interrompo un attimo e riprendiamo fuori. Ok, mi sono spostato fuori dove c'è un po' meno casino. Quindi perché dicevo che questo Insta360 Flow 2 Pro è il miglior gimbal per iPhone che abbia mai utilizzato? In primo luogo è velocissimo da aprire e mettere in funzione. A differenza di altri smartphone non va stabilizzato preventivamente, è veramente questione di un secondo per avere tutto pronto per delle riprese stabilizzate, e questo è già un grandissimo vantaggio. A parte questo, integra nel suo corpo sia un treppiedi che una sorta di selfie stick. Questa parte del dispositivo è allungabile, quindi permette di avere delle riprese anche da un punto di vista più alto, e poi questa piccola testa qui ruota e permette quindi di avere maggiore agilità nelle riprese. Ma non sono solo questi i motivi per cui lo reputo veramente il miglior gimbal che io abbia mai provato, ma per tante altre ragioni. In primo luogo è particolarmente indicato con iPhone, non solo perché uno dei migliori accessori che potete acquistare non è incluso in confezione, lo specifico, in confezione c'è una clip a molla standard che quindi lo rende compatibile con tutti gli smartphone, però dicevo potete acquistare questo piccolo accessorio che è proprio un aggancio MagSafe per iPhone, che rende l'attaccare e staccare lo smartphone un'operazione velocissima, e peraltro integra anche un piccolo anello che vi permette quindi di utilizzare questo accessorio anche come stand per iPhone. Ma oltre questo gimbal è l'unico che supporta la modalità Dock Kit di Apple, di iPhone. Quindi cosa vuol dire? Che anche con la fotocamera nativa di iPhone può seguire e tracciare l'utente. Vedete, questo piccolo LED qui che sta lampeggiando indica che il gimbal mi sta tracciando, e questo vuol dire che io posso alzarmi, spostarmi e lui mi mantiene sempre al centro dell'inquadratura. È veramente comodissimo per tutti i blogger, comunque per tutti i content creator che lavorano da soli, e non solo, perché in realtà questo permette di tracciare non solo le persone ma anche qualsiasi oggetto, qualsiasi cosa vi venga in mente, dall'applicazione di Insta360 che aggiunge poi tantissime altre funzioni aggiuntive. Piccola informazione, qualora ve lo stesse chiedendo, questo smartphone con cui sto effettuando le riprese è il Realme 14 Pro Plus, appena presentato qui a Barcellona, mentre l'audio viene dai miei nuovi microfoni preferiti, che sono gli Hollyland Lark M2S. Avevo già provato gli M2, questi nuovi M2S sono molto simili ai precedenti, ma veramente molto piccoli. Non so se lo vedete qui, questo è il microfono, è veramente minuscolo, praticamente invisibile, e fa un lavoro eccezionale. Voi non avete idea del vento che c'è in questo momento o del rumore che c'era dentro la fiera. Il fatto che voi riusciate a sentirmi per me è un mezzo miracolo praticamente. Sono tornato in albergo, sono in attesa di andare a cena. Voglio fare una piccola aggiunta ancora su Insta360 Flow 2 Pro, perché se no secondo me non vi ho detto abbastanza per farvi capire perché sono così entusiasta. Poi leggerete tutto meglio nella recensione completa che arriverà prossimamente, ma intanto voglio dirvi altre due cose sul perché mi è piaciuto moltissimo questo gimbal. Nella confezione di vendita c'è questa pochette morbida inclusa, francamente avrei preferito un supporto rigido che è in vendita separatamente, però vabbè. Questo è sempre il gimbal. Vi faccio vedere un po' di cose molto fighe che si possono fare con questo gimbal. Allora lo andiamo ad aprire, eccoci qui. In primo luogo sono comodissime le shortcut disponibili con il grilletto qui davanti, che con un click inizia il tracking automatico del soggetto. Doppio click si riposiziona per tornare al punto di partenza. Ad esempio adesso l'ho abbassato e con doppio click lo faccio tornare al punto di partenza. Triplo click ruota lo smartphone per riprendere chi sta parlando e viceversa, con un altro triplo click si rigira, e poi ci sono tantissime funzioni comodissime disponibili dal joystick. Vedete qui a portata di pollice c'è questo piccolo joystick che permette di intanto inclinare
l'inquadratura, cioè spostare lo smartphone molto comodamente, e questo è fondamentale quando si è in fiera perché ti permette di avere la possibilità di inquadrare tramite diverse angolazioni eccetera senza doverti spostare fisicamente, che è sempre un po' difficile per la quantità di persone che ci sono. Poi per riorientare l'inquadratura basta un doppio clic sul grilletto frontale e lui torna in posizione. Ma le altre cose interessanti, vedete qui ci sono tanti piccoli tasti nonché una ghiera. La ghiera modifica lo zoom, quindi semplicemente ruotando questa ghiera potete controllare lo zoom della fotocamera. Poi questo tasto qui è molto interessante perché permette con un doppio clic di ruotare lo smartphone, che è fondamentale perché su molti altri gimbal invece devi fare questa operazione quando il dispositivo è spento. Poi un clic sempre su questo tasto passa da fotocamera frontale a fotocamera posteriore, e poi ci sono tantissime modalità disponibili che si alternano cliccando questo tasto qui. Vedete la lucina cambia a seconda di dove si trova, ci sono varie modalità disponibili, non sto qui ad elencarvele, le leggerete poi meglio nella recensione completa. È veramente tutto a portata di mano. Con questo tasto si avvia la registrazione, o in questo caso si scatta una foto visto che sono nella fotocamera. È veramente tutto a portata di mano e semplifica tantissimo la vita. Poi non è un dispositivo che consiglio a tutti perché semplicemente non tutti hanno bisogno di un gimbal nella vita. Però se fate un lavoro come il mio legato alla produzione video, ma anche solo se siete appassionati di videomaking, se avete un piccolo canale YouTube e volete fare il salto di qualità, o se magari volete realizzare un videoclip per quel vostro amico musicista, eccetera, ecco, in tutti questi casi Insta360 Flow 2 Pro ne vale veramente la pena, anche perché costa non tantissimo, costa infatti 169 euro, che secondo me per quello che offre, se sapete come utilizzarlo, ne vale la pena. Ultimo giorno a Barcellona, sto facendo le valigie perché a breve c'è il checkout, ma prima di andare via dalla stanza voglio farvi vedere l'ultimo degli accessori MagSafe che mi ha accompagnato durante questo viaggio. È questo caricabatterie portatile di ESR, anche questo come il portatessere. Ve lo faccio vedere meglio. Questo è uno dei tantissimi caricabatterie 3 in 1 che potete acquistare su Amazon. Ovviamente anche di questo vi lascio il link in descrizione. Ha alcune cose che mi piacciono molto rispetto ai concorrenti, altre che mi piacciono molto meno. Beh, tanto come funziona? Ovviamente qui ci agganciate l'iPhone che si ricarica, si aggancia tramite MagSafe e si ricarica con ricarica wireless C2, quindi a 15 watt. Qui c'è una postazione per ricaricare le cuffiette, come sto facendo in questo momento. Tra parentesi, queste che sto provando, arriverà la recensione prossimamente, sono le Technics AZ100, che sono forse le migliori cuffiette in assoluto per qualità sonora che io abbia mai provato. Sono veramente incredibili. Ci sono alcune cose che mi fanno impazzire da un punto di vista di usabilità nell'interfaccia, perché mi sembrano proprio inutilmente complicate, però da un punto di vista di qualità sonoro queste Technics veramente incredibili. Rimanete sintonizzati nelle prossime settimane su Smart World per la recensione completa, ma torniamo a noi. Quindi qui si ricaricano le cuffiette, qui si ricarica ovviamente l'Apple Watch, e quindi con un solo caricabatterie potete ricaricare comodamente 3 dispositivi. Quali sono secondo me pro e contro di questo caricabatterie? Allora, una cosa che mi piace da impazzire è che il supporto per ricaricare l'Apple Watch si stacca in questo modo, ha anche il suo tappo magnetico per coprire l'USB-C, e questo fa sì che questo piccolo accessorio ve lo possiate portare dietro e magari attaccare direttamente al MacBook per ricaricare l'Apple Watch semplicemente tramite USB-C. Un'altra cosa che mi piace molto è che lo stand si richiude e diventa veramente molto sottile, molto facile da portare in giro, e poi mi piace che in confezione ci sia anche incluso l'alimentatore da 20 watt. Mi piace anche che nella confezione di vendita ci sia incluso questo borsello per portarsi dietro il tutto, però non mi piace quanto sia inutilmente grosso questo borsello. Francamente penso che sia un po' esagerato considerando le dimensioni di tutto il resto, si poteva forse progettare meglio. E poi un'altra cosa che non mi fa impazzire è che
questo borsello per il trasporto è diviso in questo modo, con queste sezioni in questa sorta di plastica molto morbida che si piega molto facilmente e che aumenta di molto le dimensioni complessive. Quando mettete tutto via, stanno nella borsina di trasporto in questo modo, ogni componente ha il suo spazio dedicato e non lo so, è ok, però secondo me poteva essere pensato meglio e con dimensioni un po' ridotte, ce ne sono anche di più piccoli. Questo caricabatterie di ESR è disponibile in diverse versioni, sia con ricarica C1 che C2, quindi la C2 più veloce a 15 watt, sia in versione con il borsello per il trasporto che senza. I prezzi variano tra 60 e 90 euro. Vi rimando su Amazon per vedere quanto costano le singole versioni, trovate il link in descrizione. Ultimi minuti qui a Barcellona, sono in aeroporto, sto per tornare in Italia e mi attende un viaggio e ho la batteria del telefono al 36%, quindi ovviamente l'ultimo accessorio MagSafe che voglio mostrarvi è un power bank MagSafe facile. Questo è di Anker, ma ce ne sono centinaia in giro. Questo mi piace perché ha questa linguetta che vi permette di utilizzare il power bank anche come se fosse uno stand, ha anche questo display qui sul lato che mostra la percentuale di carica del power bank stesso. È anche un po' più costoso della media proprio per questi piccoli accorgimenti, ci sono modelli molto più economici. Quello che però vi suggerisco di fare attenzione se volete acquistare un power bank MagSafe è di prenderne uno con ricarica C2, perché ricarica a 15 watt invece che 7,5, quindi il doppio della velocità, e soprattutto questo permette anche di ridurre la dispersione di calore e di energia, e quindi è un piccolo investimento che vale la pena fare. A volte costano sensibilmente di più delle versioni standard con C1, però ne vale la pena. E direi che con questo power bank MagSafe abbiamo esaurito la carrellata di accessori che mi ero portato qui a Barcellona e che volevo mostrarvi. Spero che questo video un po' particolare, un po' vlog, vi sia piaciuto. In tal caso ovviamente il modo migliore per supportarci è sempre lasciare un like, iscrivervi al canale e attivare la campanella delle notifiche. Io sono Giuseppe e qui da Barcellona è tutto, ci vediamo alla prossima qui su smartwork.it. Ciao!